Oggi parliamo di sistemi d'ancoraggio, per cui come capite un capitolo molto importante. Parleremo di ancore, di catene, di snodi, di tutto quello che compone il sistema di ancoraggio. Seguitemi. Siamo a Marina d'Arechi per la prima puntata di Accessoriando, la serie che parla di accessori da barca. Qui vi presenteremo tutta una serie di accessori. In questa prima puntata vi mostreremo quello che compone un sistema d'ancoraggio, un tema importantissimo per chi va in barca. Per farlo abbiamo un main sponsor. Il nostro main sponsor, come spesso accade, è la NSS Charter, la più grande società di charter che noi abbiamo in Italia. Loro ci forniscono il catamarano sul quale andiamo a lavorare e il personale che ci serve per aiutarci e rendere possibile questi video. Per cui prima di andare a vedere l'argomento di oggi vi lascio 30 secondi insieme a NSS per capire quello che loro fanno. Ci vediamo subito dopo per andare a vedere i sistemi d'ancoraggio. Quando pensi a una vacanza in barca, pensa a noi. Pensa a NSS. Da sempre lavoriamo per offrirti il miglior servizio possibile. Importiamo Beneteau e siamo i primi dealer lagoon in Europa. Nella nostra flotta charter abbiamo le barche più nuove, le più grandi, quelle che non ha nessuno, le più belle. Se vuoi andare in barca, affidati a noi. Gruppo NSS. Nei nostri video cerchiamo sempre di chiamare degli esperti negli argomenti che andiamo a trattare e questa volta ne abbiamo chiamati ben due. Abbiamo Camilla Mosele della SVB, che adesso poi vi dirò che cos'è, e Carlo Maivald, che voi già sicuramente conoscerete, della scuola di vela Altura di Roma. Ciao Camilla, ciao Carlo. Ciao Maurizio. Ciao Maurizio. Benissimo, allora cominciamo. SVB che cos'è? SVB è il più grande ship challenger in Europa, sono veramente un colosso. Hanno un magazzino molto grande a Brema dove gestiscono tutta l'Europa, sono fortissimi in Germania, sono molto presenti in Italia, in Spagna e in Francia e poi altri paesi pure europei, o sì, no? Esatto, anche altri paesi europei. Anche altri paesi europei, per cui sono l'unico ship challenger che è ramificato in tutta Europa e hanno un catalogo ricchissimo, per questo noi li abbiamo chiamati. Poi invece Carlo Maivald, Carlo è uno dei due titolari della scuola vela d'altura, una scuola che oltre a essere tutti preparatissimi e tutti molto bravi, secondo me ha il vantaggio in più che è capace di fare divertimento. Andare a prendere la patente nautica e divertirsi è una cosa particolarmente carina, invece che andare in un altro posto un po' noiosetta. Ecco, loro sono riconosciuti per il fatto che hanno tanta di quella passione che riescono a far divertire chi si rivolge a loro. Andiamo a iniziare. Oggi parliamo di come si costruisce il sistema di ancoraggio della barca, ovvero sia una cosa veramente fondamentale. Il sistema di ancoraggio è composto da ancora, snodo, catena, aggancio alla barca. Questo è il sistema di ancoraggio. Andiamo a vedere pezzo per pezzo. Partiamo dall'ancora. Carlo, sulla tua barca che ancora hai? Allora, usiamo noi sulle nostre imbarcazioni le Delta, sono ancore statiche, hanno un'ottima tenuta, quindi sicuramente non mi posso lamentare e hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Benissimo, perché quanto può costare una Delta, diciamo, di 20 kg? Siamo intorno ai 255 euro. Perfetto, per cui è una cosa insomma più che accettabile. Confermo pure io, la Delta è una delle ancore più diffuse che noi abbiamo sulle barche a vela, perché è un'ancora che tiene molto bene e ha un prezzo tutto sommato accettabile. È realizzata dalla Liumar, la casa inglese, per cui ha anche un marchio importante alle sue spalle e va benissimo, però non è l'unico tipo di ancora, a parte che i tipi di ancora sono tantissimi, però voi dovete sapere che ci sono due grandi famiglie nelle ancore come la Delta, che come ha detto Carlo sono ancore statiche e hanno un problema: se la barca gira oltre i 90 gradi, cioè se il vento gira oltre i 90 gradi,
è possibile, non è garantito, ma è possibile, c'è una buona possibilità che l'ancora spedi. E una volta che ha spedato è molto difficile che riagganci e si vada a interrare di nuovo, per cui voi cominciate ad arare. Poi c'è un'altra famiglia di ancore invece, che sono le ancore dinamiche, che hanno questa caratteristica: anche se le girate di 360 gradi, più voi le girate, più loro si affossano, più tengono. Quindi quell'ancora non speda, ma hanno un problemino. Camilla, qual è il problemino delle ancore dinamiche? Sicuramente il prezzo. Il prezzo. Andiamo su circa 10 volte una delta. Ecco, non una o due volte, 10 volte una delta. Una delta di 20 kg sta, ha detto Camilla, intorno ai 2,50, e un ultra? Siamo già sui 2003. Perfetto, questa è la differenza, per cui se potete prendete un ultra, perché con un ultra siete sicurissimi in qualsiasi condizione, ma se non ve la sentite di spendere quel tipo di soldi, sappiate che con la Delta va tutto perfettamente bene lo stesso. Chiaramente dovete sapere quali sono i loro limiti e andare a agire su quando questi si presentano. Ancora bisogna determinare quanto deve essere pesante l'ancora per la mia barca. Io sono andato su SVB e ho visto tante tabelle fatte veramente molto bene, cioè voi avete fatto proprio degli studi e avete determinato quanto deve pesare un'ancora. Benissimo. E allora, io ho una barca di 14, io non l'ho, però mettiamo che io ho una barca di 14 metri, ok? Che ancora devo prendere? Quanto deve pesare quell'ancora? Io direi sui 25 kg. 25 kg, perché come ti regoli? Allora, in base alle tabelle confermo quello che ha detto Camilla, siamo sui 25 kg e sicuramente posso giocare un po' sulla dimensione dell'ancora in base al calibro della catena. Se ho una catena più importante posso risparmiare un po' di peso sull'ancora. Per cui tu tra dare più peso alla catena o dare più peso all'ancora preferisci dare più peso alla catena. Io sono della vecchia scuola e preferisco avere un calibro più importante della catena. Perfetto, io avendo più o meno la sua età sono d'accordo con lui. Pure io preferisco dare più peso alla catena che all'ancora, perché poi l'ancoraggio è garantito molto dalla catena. Se la catena è bella pesante, anche quando la barca beccheggia parecchio, non si tira, non si alza. Se la catena non si alza, l'ancora non speda, va bene? Per cui diamo un pochino di vantaggio alla catena. Tornando invece sull'ancora, loro hanno detto 25 kg, perché voi dovete considerare tra il 1,5 kg e 2 kg a metro lineare, per cui se avete una barca di 14 metri più o meno state intorno ai 25-27 kg. Parliamo adesso invece del calibro della catena, cioè quanto deve essere grande la catena. Prima di arrivare a questo però vi devo dire una cosa sulla catena. Ci sono due famiglie, anzi 3 famiglie di catena. Le prime 2 sono la catena calibrata e la catena non calibrata. Che vuol dire catena calibrata? La catena calibrata è questa. Qual è la sua particolarità? È che tutte le maglie sono perfettamente, cioè non perfettamente uguali, ma hanno una differenza minima. Che fa questo? Mi garantisce che questa catena possa scorrere bene all'interno del barbotten, che gli inviti del barbotten riescano a prendere bene maglia per maglia e farmela entrare. Le altre catene invece non sono calibrate e io non le posso usare su un barbotten. Voi dite, ma tu che ci fai con una catena non calibrata? Beh, ad esempio la metto a un corpo morto. Un corpo morto avrà una catena che poi si attacca alla trappa tessile, ma lì non c'è bisogno di farla calibrata e chiaramente la catena non calibrata costa di meno di una catena calibrata. E questa è la prima differenza. La seconda differenza è come è fatta la catena. Ci sono le catene, se non sono in inox, sono sempre in acciaio, ma vanno protette, perché se non sono in inox sono passibili di essere attaccati dalla corrosione. Come le proteggo? Le proteggo zincandole. Voi sentirete spesso quello è zincato, però attenzione, se io dico che è zincata la catena, sto dicendo che lo zinco sulla catena è stato messo mediante elettrolisi. Ma con l'elettrolisi
lo zinco non attacca proprio bene, per cui dura di meno la catena, è facile che lo zinco se ne vada. Se io voglio una catena di qualità, devo immergerla nello zinco fuso e ritirarlo fuori. In quel caso la catena si chiama galvanizzata, per cui la catena per l'ancora deve essere galvanizzata. Se non è galvanizzata, deve essere in acciaio inox, ma in acciaio inox chiaramente costa di più. Non verrà mai attaccata dalla ruggine, ma costa di più. Camilla, questa è una catena dell'8, no? Quanto costa questa galvanizzata al metro? Galvanizzata sui 5 euro al metro. E se invece la voglio in acciaio? Andiamo su 5 volte di più, quindi sui 25-26 euro al metro. Perfetto, queste sono le differenze, non sono differenze da poco, sono differenze importanti. 25 metri moltiplicatela per 70, insomma non è proprio pochissimo, va bene? Adesso cerchiamo di capire quanto deve essere grande la maglia della mia catena, secondo le vostre tabelle. Tornando sempre sulla barca da 14 metri, che maglia devo prendere? Io direi un 12. Un 12. Cosa indico con questo 12? Con questo 12 io indico che il filo d'acciaio che io poi vado a girare per fare la maglia ha un diametro di 12 mm, per cui una cosa piuttosto importante, quella lì è una catena del 12. Invece a te chiedo, quanto deve essere lunga la catena? Allora, io venendo dalla vecchia scuola sono sempre per l'idea di essere generosi con le quantità di catena. Vedo spesso in giro per il mondo imbarcazioni armate con 50 metri che reputo assolutamente poche e quindi mi attesto sui 75-80 metri di catena. Perfetto, ottimo. La lunghezza della catena è quello che poi mi permette di fare un ancoraggio più o meno sicuro. E ritorniamo sempre a Carlo. Mi dai un'idea quanta catena metti in base al fondo? Allora, tu sai perfettamente che la regola del buon marinaio parla dalle 3-5 volte, che io purtroppo trovo esigua. La mia esperienza di tutti questi anni mi dice dai 5 in poi, e quando penso di aver esagerato ne do qualche metro in più. Benissimo, e io sono perfettamente d'accordo con lui. Secondo me la regola dei 3 volte il fondale non è una regola del buon marinaio. Io do 3 volte il fondale solo se mi trovo in una giornata molto pacifica come può essere oggi, ma come il vento mi si alza un po', io devo andare a mettere più catena. Dire quanta catena devo mettere è difficile, perché la catena dipende da tanti fattori. Più mi si alza il vento e più io do catena, più sono sicuro. Però devo anche considerare quante barche ho in rata, perché se la barca a fianco a me ha dato 30 metri, io non ne posso dare 60, perché i due cerchi si vanno a sovrapporre, i cerchi di rotazione si vanno a sovrapporre e rischio di andarli addosso, per cui devo anche considerare le barche che mi stanno a fianco quanto hanno dato. Se invece non ho barche a fianco, la soluzione è semplice, io ne do più possibile, la butto lì e a quel punto mi sento veramente molto tranquillo. Altro elemento del sistema d'ancoraggio, un elemento fondamentale e sempre sottovalutato. Io questa catena in qualche maniera la devo unire all'ancora. Come la unisco all'ancora? Con una cosa che si chiama snodo. Eccolo qua, questo è uno snodo. Allora, no, questo non è uno snodo, questo è un signor snodo, che è una cosa diversa. Si chiama come questo, Camilla? Powerball. Powerball, è tutto in acciaio inox satinato, è bellissimo anche soltanto a vederlo. Come vedete è molto grande, questo qui è per una catena dell'8, perciò per quella catena lì che è veramente molto piccola, più sai la catena più questo diventa grosso. È una cosa abbastanza costosa, io questo l'ho sempre trovato su SVB. E quanto costa questo? 250 euro più o meno. Ok, 250 euro per una catena dell'8, perciò vi rendete conto è una cosa, praticamente costa quanto un'ancora, una delta da 20 kg, è una cosa costosa, però questa qui è la cosa che vi salva, perché che succede? Che tante volte noi pensiamo, ma lo snodo non è importante e prendiamo degli snodi economici. Lo snodo economico, quando la barca comincia ad andare a destra e a sinistra e la catena si incastra, tira da una parte e dall'altra, queste due alette qui si aprono, il perno esce, la catena se ne va e noi ci giochiamo l'ancora e possibilmente anche, anzi sperando di no, ma ci possiamo giocare anche la barca, perché questa
prende il largo. Se vogliamo stare tranquilli, lo snodo deve essere veramente molto buono. Allora, questo lo trovate su SVB, ma su SVB trovate anche altri snodi, no? più economici, sempre di qualità, però più economici. Cercate di trovare il giusto compromesso. Giunto snodo che unisce catena all'ancora, ma poi dobbiamo unire la catena alla barca, assolutamente. Ma come la devo assicurare? Fate attenzione, soprattutto se prendete delle barche in locazione eccetera, che non siano bloccate con un moschettone o con un grillo, ma con una cima, in modo tale che in caso di emergenza io la posso sciogliere o tagliare velocemente e poter liberare la linea di catena e scappare in sicurezza. Perfetto, perché poi, tornando sempre alla famosa burrasca in Corsica di qualche anno fa, se abbiamo un verricello che non è molto potente, davanti a 70, 80, 90 nodi di vento, il verricello, la catena su non ve la tira, e tante volte il motore non ce la fa a fare avanzare la barca, per cui siete veramente intrappolati. Qual è l'unico modo per poter scappare velocemente? Leghiamo un parabordo alla catena, facciamo andare via tutta la catena, ci liberiamo della catena e ce ne andiamo. Poi dopo, quando sarà tutto passato, torniamo, prendiamo il parabordo e lo teniamo su. Ma se io devo liberare la catena velocemente, non posso avere a che fare con un grillo che casomai si è arrugginito. Tiro fuori il coltello, la catena è legata alla barca con uno stroppo tessile, do un taglio e mando via tutto. In un secondo io sono libero e me ne vado. E in quelle condizioni è una questione di pochi secondi, non avete minuti per decidere quello che fare, veramente è una questione di pochi secondi, per cui la catena si lega alla barca con uno stroppo legato più volte, tanto quello non deve mai andare in tensione, non dovrebbe mai arrivare alla fine la catena, serve soltanto in questo caso liberare la barca molto velocemente. Tutte queste cose qui io le trovo nel vostro sito, trovo questo che è bellissimo, ma chiaramente troverò anche qualcosa penso più economico. Certo. Voi fate un servizio, io ho comprato diverse cose da voi e devo dire che sono rimasto veramente impressionato, va bene? Voi considerate che loro spediscono tutto dalla Germania, cioè il magazzino ce l'avete solo in Germania. Solo voi, in no? Germania, esatto. E garantite tutto quanto direttamente da là. Esatto, sì. Spedizioni piuttosto rapide, anche direttamente in porto. Ma se mi arriva qualcosa che non funziona, che non va bene, a chi mi rivolgo? È necessario contattare il servizio clienti, noi rispondiamo sempre da lunedì al venerdì, quindi il supporto è assicurato, e poi potete tranquillamente inviarci indietro la merce spiegando ovviamente la problematica, la non compatibilità o difetti dello strumento, del dispositivo, e noi effettuiamo il reso. Me lo rimandate esatto. in buone condizioni. Esatto, sì. Perfetto, va benissimo. Per cui se dovete comprare qualcosa di queste cose, SVB è dove trovate tutto quanto. Detto questo, io spero che questo video vi sia interessato e vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Velanet.